bentrovate da Roberta Marchesi del Peccato Vegetale, e siamo qui per parlare di un problema che spesso sottovalutiamo. Si parla spesso di siccità in estate, e fino a qui lo sappiamo tutti quanti, anche quest'estate, problemi relativi all'acqua, ma spesso non si parla di siccità invernale, ovvero come comportarsi con le piante quando è troppo freddo, giusto? Quindi Roberta, illuminaci, cosa dobbiamo... Ma innanzitutto ovviamente si parla di piante che hanno una certa... allora, parliamo del gruppo di piante più delicate. Le piante più delicate, che possono essere tantissime, hanno bisogno comunque di un riparo, di una copertura o di un riparo. È sufficiente a volte ripararle, ad esempio, sotto tettoie, in porticati, vicino alla casa, in modo tale che non prendano delle gelate intense. Però bisogna stare attenti anche che queste piante, se sono particolarmente delicate, non devono congelare, quindi i vasi non devono diventare, la terra non deve congelare all'interno del vaso, altrimenti, oltre al danno del freddo, si possono verificare anche danni dovuti alla carenza di acqua. Le piante in questo modo non riescono più a bere. Allora, c'è un altro problema, un'altra cosa importante da dire, che soprattutto le piante sempreverdi devono bere anche durante il periodo invernale. Quindi a maggior ragione bisogna stare attenti che queste piante abbiano sempre un terreno morbido, un terreno che riesca comunque a far bere la pianta. Quindi è fondamentale che queste piante siano ben protette ed eventualmente messe in vasi sufficientemente grandi, perché più il vaso è piccolo, più ovviamente c'è la possibilità che questo si congeli più rapidamente. E quindi soprattutto anche non dimenticarci di annaffiare, perché a Assolutamente volte al sì. di là del problema del gelo ci sta il fatto che concettualmente si pensa che la pianta Brava. in inverno non abbia bisogno A volte accade infatti che le di piante, acqua. esatto, che le piante possono morire più frequentemente proprio perché non ci si ricorda di dare da bere, si ha paura a bagnare quando è freddo. Non è così, anche noi beviamo anche quando è Nel freddo. freddo. Esatto, a maggior ragione loro, perché soprattutto se sono delle piante sempreverdi, ma anche non le sempreverdi, a maggior ragione quelle che mantengono il fogliame, hanno comunque bisogno di bere, quindi ricordarsi di dar da bere, ovviamente meno. La pianta non dovrà mai essere eccessivamente zuppa, il terreno deve essere leggermente umido, bisogna avvertire una leggera umidità affondando il classico dito nel terreno e vedere ad una certa profondità se si Certo. avverte o no l'umidità. È una cosa banalissima, che però non ci si ricorda mai di fare. È una cosa molto concreta e pratica. Si prende il dito, lo si mette in profondità e si avverte. Se la terra è umida è meglio lasciar stare anche un giorno in più. Perché non si incorre in questo caso a Un problema. eccesso di umidità, Certo. dal quale poi non si ritorna più indietro. Mentre se la terra la si sente molto molto asciutta, allora è il momento di dargli da bere, magari dargli da bere non alla mattina prestissimo quando è ancora troppo freddo, ma magari nelle ore centrali della giornata. Al contrario diffusamente. dell'estate, in sostanza, mentre d'estate si Esatto. innaffia, diciamo, la mattina presto, che c'è tutta la giornata, Esatto, in inverno brava. dobbiamo cercare di innaffiare metà mattinata, ora nelle ore più calde, insomma. Esattamente. Ed evitare, io sapevo la sera, perché poi gela l'acqua dentro il vaso, giusto? Sapevo Esattamente, bene. esattamente. Ok, io penso che abbiamo dato degli utilissimi consigli che possono servire a tutti quanti noi. Vi invito a ovviamente seguire il canale YouTube del Portale del Verde, a iscrivervi laddove ancora non l'avete fatto, così sarete sempre aggiornati su tutti i nuovi video che verranno messi online, e soprattutto di condividere e mettere mi piace su tutti i vostri profili social. Ci vediamo presto, ciao! Ciao!